Ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi questo video vi insegnerà a produrre energia partendo dai rotoli di carta igienica. Ora, cosa c'entra la carta igienica con l'energia? Ebbene, oggi ci saranno tante metafore, tante situazioni, allegorie che voglio descrivere proprio per farvi capire che quello che spesso succede in tutto il mondo, ma soprattutto in Italia, ha bisogno di una rettifica. Mi spiego meglio. Quando voi andate su un qualsiasi canale YouTube, quando andate su Facebook, quando andate sui vari messenger, quando andate sui social, quando andate su TikTok, quando andate su Instagram, tutto ciò che vedete è solitamente: io sono il migliore, tu sei il peggiore. Io ho il prodotto migliore, io ho il prodotto, mi hanno imbrogliato. C'è una contestazione, c'è un'animosità, c'è veramente una serie di cose, chiamiamole cose, che in un certo qual modo frena, rallenta, attenua o distrugge quello che è il piacere di fare le cose, perché subentra la rivalità. Ora, questo video non vuole essere un video sociale dove andiamo a parlare di psicologia, però ci tengo con questo video, e lo reputo importante, andare a capire che cos'è l'energia. Allora, ragazzi, la mission del canale è quella ufficiale, che a volte è smusso, ma quella ufficiale è: io voglio aiutare chiunque a produrre la propria energia. Ora, il termine energia non esiste, perché se andate sul vocabolario la descrizione è talmente generica, talmente impalpabile che quindi cos'è l'energia? Perché può essere un'energia fisica, un'energia mentale, una forza, un'energia elettrica. Allora ecco che il termine energia ha bisogno anche di un aggettivo descrittivo. Come sapete, gli aggettivi descrittivi si dividono, se non vado male a memoria, in semplici composti e... c'era il terzo, ragazzi, scrivetemelo sui commenti perché non me lo ricordo. Semplici composti e... aggettivo descrittivo, semplice composto e... non mi viene. Non mi sto preparando. Lo sapete che questi video li faccio sempre a braccio in base alle mie culture accumulate dalla mia età. Ora, ragazzi, il punto è questo. Questo canale vuole aiutare chiunque a produrre la propria energia. Aggiungiamo quindi un aggettivo descrittivo: energia elettrica, energia termica, energia dinamica, eccetera, eccetera, eccetera. Ebbene sì, in questo canale vedrete tante cose. Ecco perché oggi vi voglio parlare della carta igienica. Perché? Perché attraverso la carta igienica andiamo a capire quanto tantissimi fronzoli, tante domande che mi fate sul canale. Per amor del cielo, ogni domanda è lecita, io vi ringrazio. Però voglio aiutarvi a conquistare la serenità. Un caro amico del canale, sapete che qua non faccio nomi, mi ha detto: Gianni, ho messo 2 pannelli sul balcone, una batteria della macchina, un piccolo inverter, sono contentissimo. Ora, come lo consideriamo questo amico del canale? Il piantino, perché io ho l'ibrido, il Voltronic, il toro, il super toroidale. Adesso c'è anche il toroidale da 12 kW, ragazzi. Io ho un toroidale da 12 kW. Io ho il Super Victron e il fantastico Epever. Qual è meglio di tutti questi? È meglio l'ibrido? È meglio il toroidale? È meglio... C'è un video che ho fatto sul canale, ibrido e toroidale. Io ho generato una differenza tra i due nella loro possibilità di essere utilizzati, ma ancora una volta dai vostri commenti sento: no, è meglio questo, grazie Gianni, non comprerò mai quello che... Sono dati identificativi, ma dobbiamo collocarci. Lì dissi: ma dobbiamo fare 100 metri, che dobbiamo trasportare cavi grossi così. No, è meglio un ibrido, perché se ci consente il 500 volt trasportiamo 500 volt. A me non piace, non lo faccio, ma è personale. Volete farlo, fatelo, ma viaggiate a tensioni alte. Ora, tutto questo è tutto sempre discutibile. Prima di entrare nel campo dell'energia, ragazzi, parliamo della carta igienica. Ora, la carta igienica è un prodotto semplice ed è la carta arrotolata, eppure dietro la carta igienica c'è un mondo. Innanzitutto l'utilità. Chi di noi ha considerato ad alto livello la carta igienica? Nessuno. Eppure se andate in internet, qualcosa ma anche in italiano,
litigio per la carta igienica, i termini esatti non me li ricordo, ma se fate due ricerche, voi vedete che in un momento di crisi, in un momento di lockdown, in un momento di carenza, in un momento di sciopero, dove i centri commerciali sono chiusi, dove la gente deve andare a trovare la carta igienica, ebbene, nei supermercati la gente fa a botte, perché si riempie il carrello e l'altro arriva, no, non ce n'è più, tu te la sei presa tutta, la voglio anch'io, e litigano con le guardie che intervengono. In quel momento dobbiamo chiedere a noi stessi, ma la carta igienica è così importante? Sì, se no cosa faccio? Uso il giornale, uso una tavoletta di legno, uso l'acqua, uso mille cose che in emergenza si usano, ma la carta igienica è importante. E dietro qua c'è un mondo commerciale. Questa è una carta igienica che viene in 4 rotoli, costano come questa, come uno di questi. Ora, no, vabbè, ragazzi, allora io compro questi 4. Io compro questa. Ma c'è chi dice no, io compro questi 4. Chi ha ragione? Cioè, è meglio un regolatore di carica della Easun, così come viene pronunciata qua in Italia, ma non è questa la pronuncia, o è meglio un regolatore di carica delle Pever o della Victron, che sono marche mondiali? È una scelta. E andremo su questo argomento. Perché? Perché se guardiamo questa carta igienica, che io reputo di qualità, e chiaramente non faccio nomi, ebbene, guardate il cilindro interno, è sottile, qua invece è grosso, ok? Quindi già mi stanno vendendo meno carta e tanto vuoto rispetto a questa. È una valutazione da fare. Poi facciamone un'altra. Io adesso schiaccerò, credeteci, con la mia massima forza, questa carta, vedete? Eccola qua. Questa è la forza che sto mettendo. Ok? Adesso mentre schiaccio questa voglio schiacciare anche questa, spero che la vediate bene in camera, guardate un attimo, cioè scusatemi, è scivolata. Allora, vedete? Ora questa schiacciata è il nulla, questa schiacciata è la sostanza. Ora, se andiamo a questo punto a peso, può darsi che questi 4 siano uguali a questa, quindi ho risparmiato spazio. Ma c'è anche il genitore che dice no, io voglio queste perché i miei bambini se le srotolano, allora che si consumino questa. Poi c'è un altro fattore, hanno inventato la goffratura. Cos'è la goffratura? La carta prima viaggiava liscia, adesso passa attraverso dei rulli dove maschio e femmina vanno a goffrare, cioè a creare una sorta di cono sulla carta che la rende anche più agevole. Alle donne del canale che mi stanno guardando sanno che un bel rotolo per la cucina goffrato, cioè tutto puntellato, ha un ipotetico potere assorbente superiore. Ebbene, è una questione di scelte. Questa costa 50 centesimi al rotolo, questa 10, no, qua sono 40, tutto sommato prendo questo. È una questione di scelte. Volete lo spazio, volete l'economicità, i bambini la buttano, qui c'è più spazio, qua meno, cioè che facciamo? Ora, qual è il miglior regolatore di carica? Qual è il miglior inverter? Qual è la migliore batteria? Ebbene, è quella che ha queste caratteristiche, ma a questo prezzo. Questo è un elemento fondamentale adesso, ragazzi. Le migliori caratteristiche al miglior prezzo, beh, è ovvio. Ma questo è spesso riscontrabile o raramente? Bene, sta a voi fare una valutazione. Ed eccomi qua, ragazzi, con la metafora. Qui ho messo 4 rotoli di Epever e qui uno di Victron. Non ce l'ho in presenza perché non compro i Victron per scelta personale. E vi spiegherò qual è la mia scelta personale. Ora, chiaramente abbiamo fatto una metafora con la carta igienica, quindi questi non sono 5 rotoli di carta igienica, ma sono 4 più 1 regolatori di carica di primaria marca mondiale. Cioè i Victron e gli Epever sono in assoluto i primi al mondo, in realtà insieme a qualcun altro, però non vengono trattati da me perché io tratto solamente gli Epever e i Victron. Quando tratto i Victron, adesso lo vedrete e lo capirete da questo video, quando il cliente che avevo e oggi l'amico del canale, perché ho chiuso tutto quello che c'era da chiudere, mi chiede delle caratteristiche particolari.
Gianni, io ho, è una delle caratteristiche, l'ho descritta anche nel video, andatevelo a vedere, la differenza tra gli inverter. Una delle caratteristiche è, Gianni, io non posso mettere i pannelli a meno di 50, 70, 80 metri. Che facciamo? Usiamo i cavi grossi così? Dobbiamo per forza alzare le tensioni, ripeto, a me non piace, non lo faccio, ma chi lo deve fare è una scelta sua. E quando lui arriva a questa scelta, per utilizzare quei pannelli a quella distanza qui, che arrivano a un massimo di 200 volt e 150 volt, questi specifici, ebbene potremmo avere dei problemi. Allora dobbiamo alzare le tensioni, allora decidiamo di alzare le tensioni, allora va bene, possiamo utilizzare i Victron. Fino a 200 volt abbiamo gli EPEVER, fino a 150 abbiamo gli EPEVER, che è ancora meglio. Ma quando non siamo col tetto, col garage, con la terra vicino a noi, allora a quel punto possiamo usare degli ibridi con regolatore incorporato, dei Victron. Ora ragazzi, i Victron sono buonissimi e gli EPEVER sono buonissimi e fantastici. Qual è il punto, ragazzi? Entrando nel professionale, voglio fare un'attenta valutazione di questi 5 rotoli che ho portato qua sulla scrivania. Questi ce li ho perché questi faranno parte del mega impianto e lo vedrete nei video, l'evoluzione del mega impianto. Allora, questo Victron in particolare è l'RS 450/200, è un regolatore di carica che ha la funzione di tollerare fino a 450 volt e 200 ampere. Questi invece sono il classico EPEVER che circola sia con l'impianto 48 volt 6 kW che adesso anche sul mega impianto, e sono i 6415 AN. Ok? Quindi questi gestiscono 60 ampere. Ora io voglio passare subito al sodo prima di fare una descrizione ulteriore. Cioè questi che gestiscono 60 ampere, massima installazione fotovoltaica 4500 watt. Attenzione, quella è la massima installazione fotovoltaica, ma loro oltre i 3000 daranno sempre 3000. Quando è comodo il 4500 watt installati? Nell'alba, nel tramonto. Se a metà produciamo 4000, il 6415 produrrà sempre 3000, ma all'alba, tramonto e tutto il periodo autunnale, invernale, primaverile è fantastico perché abbiamo abbondanza di pannelli, per ognuno 4500 watt e gestiamo sempre 3000. Se facciamo un impianto significativo con 4 di questi, noi abbiamo 4500 per 4. Ora, se facciamo 4500 watt di installazione fotovoltaica per 4, fa 18.000, cioè 18 kilowatt di pannelli sul nostro tetto, tenendo presente che il massimo consentito in Italia è 20 kilowatt. Quindi noi abbiamo messo il massimo di 4 EPEVER, 6, 4, 15, ve lo ripeto, e abbiamo 18 kilowatt di pannelli, ok? Se noi facciamo la stessa cosa col Victron, questo tollera al massimo 11 kW. Quindi con questo qua abbiamo 11 kW, con questi abbiamo 18 kW. Qual è meglio? Dipende, non è meglio il 18 kW, perché se devo trasportare 400 volt, con questo non posso farlo. Questi tollerano massimo 150 l'uno o 200 l'uno, perché c'è il modello 6420 AN. Allora è per quello, ragazzi, che su questo canale mi piace essere chiaro, per chiarirvi tutto lo scibile della conoscenza affinché voi scegliate il prodotto giusto. La scelta è vostra. All'inizio, vi ricordate, ho detto qua, soprattutto in Italia, siamo abituati a discutere, il mio è meglio, il mio è peggio. Se guardate i gruppi veramente non ce la si può fare. Ho messo questo, hai sbagliato, volevo fare così, no, basta. Ragazzi, qui dobbiamo produrre corrente perché fra un po'... Allora ragazzi, il punto è questo: 18 kW e 11 kW di installazione. Preferisco quello perché io non monto pannelli oltre i 120, 130, posso arrivare a 160 se ho purtroppo un'esigenza, sono obbligato consapevolmente.
Qui però posso arrivare fino a 450. Con questo ci possiamo connettere anche a quello che la Victron chiama il VA Connect, e praticamente abbiamo una sorta di remoto dove controlliamo tutto l'impianto da wifi. Lo possiamo fare anche con questo. È un po' più macchinoso quando dobbiamo installarlo, perché la Cina ci deve provare alcune cose, eccetera. Ma oramai io ce l'ho da anni. Gli amici che l'hanno installato da anni o recentemente sono contentissimi. Noi dal telefonino ci guardiamo tutto quello che accade in termini di carica totale, massima, annuale, giornaliera, se sta funzionando o no, perché si è fermato, e abbiamo un sacco di parametri da settare che saranno ben descritti in uno dei prossimi video. Ora ragazzi, parliamo di costi. Qui sono su un canale di acquisto classico dove io acquisto questi e questi, quindi è lo stesso canale, non è che sto cercando l'offerta qui o l'offerta là. Quindi su questo canale, che non menziono, è un canale classico di acquisti online che inizia per A e finisce per Zon, ebbene qui mi dice che costa 2.540 euro questo Victron, e sono già andato a vedere gli ePever, il 6415 che costa 312 euro. Ora 3, 6, 9, 12, 1200, 1250, 1300 euro, 6, 12, 18, 24, 240 ampere, 1300 euro, 1250, il doppio, cioè 2005, e io ho 200 ampere. Ora, quindi qual è meglio? Qual è il rotolo migliore? Quello piccolo o quello grosso? Ma dovete deciderlo voi. Sapete quanti webinar ho fatto con amici del canale che mi hanno detto: Gianni, io purtroppo ho questa lontananza, compra questo, via. Hai problemi di soldi? No, posso comprare, compra questo. Gianni, io voglio vedere tutto perché c'ho già anche in barca un altro Victron, ma compra questo. Ma è bellissimo questo, ed è una marca top al mondo, direi la numero uno, anzi lo dico, è la numero uno. E questa cos'è, la numero 10? No, questa è la numero 1 anch'essa, perché la relazione è dettata dalla longevità. Questi non si sfasciano mai se non facciamo errori. Attenzione, io ho parlato anche in Victron sulle tolleranze. Sia qui che in ePever, se superiamo i volt di tolleranza, se superiamo gli ampere di tolleranza, se lo sganciamo, alcuni dicono no, se sgancio un Victron, no, io ho chiesto alla Victron Italia, carissimi amici che non faccio il nome, che vendono Victron in Italia e sono, diciamo, gli importatori Victron, carissimi, mi dispiace non fare il nome perché vorrei farlo, tanto che sono veramente brave persone. Giusto per fargli sapere che lo sto menzionando, uno inizia per P, la P di Palermo, ok? Ebbene, loro mi hanno detto: Gianni, se superiamo le tensioni non garantiamo. Sugli ampere c'è qualche tolleranza, un surriscaldamento, ma sulle tensioni, se qua c'è scritto 450 non puoi andare a 500 volt, se qua c'è scritto 150 o 200 non puoi andare a 202 o a 152, sempre un po' sotto, sempre comprare un prodotto che sia ampio per far respirare l'impianto. Allora capite ragazzi, io questo video l'avete inteso bene, cioè io voglio parlare bene di entrambi perché entrambi hanno un valore che dovete valutare voi. Io dico ePever per una questione di prezzo. Io adesso non voglio farvi uno spoiler sul mega impianto, ma ve lo faccio, ok? Con 6 di questi, e già l'avete capito, io farò andare tutto il mega impianto 222 per ogni bestione arancione, ok? E a secondo dell'impianto non so se metterò il 6415 che regge fino a 4500 watt, può darsi che metta anche il 10415 che costa 100 euro in più, quindi siamo a 450 euro circa, comprati bene anche meno. Ebbene, se metto il 10415 c'ho sarebbe milanese, ok? Ho 400 ampere. Questa per me è la valutazione di un marchio mondiale, è un marchio number one insieme ai Victron ed è economico. C'è stato anche un innalzamento perché purtroppo lo sapete, su questo canale quando sforno un video si svuotano i magazzini e poi giustamente tutti dicono no, allora alziamo. Più l'innalzamento naturale di ciò che sta avvenendo intorno a noi.
Ora, il punto è proprio questo, ragazzi. Qual è il miglior prodotto, che si tratti di regolatori di carica, di inverter, di batterie, va sempre attentamente valutato. Non perdiamo tempo in quelle che sono chiacchiere da bar che costantemente non ci portano a nulla. Facciamo il nostro impianto, facciamo le nostre scelte, seguiamo i consigli di chi vogliamo, non è un problema. Però la scelta deve essere oculata, ovvero ripeto i due parametri fondamentali che riguardavano anche la carta igienica: il massimo della qualità e la più economica. Aggiungo anche il terzo, che è in funzione di ciò che mi serve. La carta igienica per i bambini, ok, piglio rotolini, usatela, giocate e buonanotte, ma poi c'è la qualità. Quindi questi tre concetti sono esattamente l'oggetto descrittivo di questo canale. Questa è la direzione, e vi dicevo prima, voglio aiutare veramente chiunque a produrre la propria energia, che sia l'energia con aggettivo descrittivo di tutte le tipologie, che sia energia elettrica, energia termica, e vedremo dopo sul canale tutte le varie sfaccettature. Ragazzi, questo video spero che sia stato chiaro. Bei regolatori di carica, questo non ce l'ho da farvi vedere, ma non cambia niente, nel senso è qua in foto. Questi invece sono quelli che uso quotidianamente, sono quelli che installerò nel mega impianto. Scegliete voi: tensioni, potenze, affidabilità, prezzo, tutto ciò che riguarda anche la disponibilità economica, eccetera. Dal mio punto di vista ho scelto questa gamma perché è il numero uno al mondo insieme ai Victron, qualità massima. E nei prossimi video tratterò un argomento che riguarda proprio questi, cioè come andiamo a combinarli per caricare le batterie nel giusto modo. Vi sto facendo un altro spoiler, ragazzi. Spero che questo video sia stato tecnico, chiarificatore. I tanti elementi che vi ho aggiunto servono proprio a capire che le scelte sono soggettive. Non esiste la scelta migliore, ma le scelte devono essere fatte in funzione di una pianificazione. Se vi fa piacere, ragazzi, potete iscrivervi al canale e ci vediamo al prossimo video.